Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Spero stiate bene, spero sia tutto a posto. Io sono qui e sta cominciando l'estate e sto facendo un video del Nord Piano 6 che non avevo mai incontrato prima. Non è una novità, insomma è un po' che è uscito, ma volevo metterlo sul canale perché è uno strumento, comunque questo qui in particolare, il 73, secondo me particolarmente intelligente, nel senso che oltre ad avere le funzionalità del Nord Piano 6 che sono interessanti, adesso le vediamo insieme, ma è anche veramente leggero, portatile, con una bella tastiera, leggero fino a un certo punto perché comunque la tastiera è importante, ma è agile, è la tastiera insomma che va su questi strumenti, secondo me è giusta per questi strumenti. Adesso abbiamo sentito il White Grand, chiaramente i pianoforti sono quelli, però ve li voglio far sentire perché in ogni caso Royal suonati con la TP40, credo che sia di Fatar. Royal, poi abbiamo questo soft pianoforte con la sordina praticamente, Velvet, che ho sempre amato, ma poi alla fine per la sua perché è un po' sgangherato nel senso buono. Tra l'altro mi piacerebbe che metteste qui sotto i commenti, per l'ennesima volta dopo anni e anni che lo facciamo, i commenti su questi suoni, quali usate, quali vi piacciono, perché è una cosa che comunque mi interessa. Tanto mi scuso se non rispondo ai commenti, ma li leggo sempre quello che mi viene scritto, poi cerco di rispondere mentre faccio i video, non a quelle domande specifiche, ma a quello che mi sembra sia l'interesse generale, ecco. Dicevamo Velvet, Grand Imperial, scusate, che è sempre un... è sempre bello, nel senso che funziona benissimo. Studio Grand 2 è il mio piano preferito live, soprattutto in condizioni quelle, lo dico sempre, quelle magari monitor così volante, secondo me è quello che alla fine ha tutte le carte in regola. Al limite io butto lì ogni tanto un po' di EQ leggerissimo sulla media qui, ma esatto, adesso sto esagerando, ma comunque avete capito, intorno ai 1000, 1200, 1000 qualcosa, do proprio per dargli una mano nel mix, poi gli acuti lì a piacere rispetto al proprio gusto, però la media lì è importante. Bello. Tolgo le Q per farvi sentire i suoni come sono. Bright, molti lo usano questo, scusate ho preso una rana, ne prendo in continuazione, ma quella lì era brutta.
sempre bello questo, c'è niente da fare. Sono tutti belli, poi è chiaro, qui è l'utilizzo che è importante, è interessante, nel senso che abbiamo il tocco, abbiamo il timbro già con delle opzioni, un po' più chiaro, un po' più medioso. Preferisco sempre fare da me con l'equalizzatore, però anche questo può essere interessante. Se lo vogliamo un po' più ciccione, soft è bello, funziona bene. C'è l'unisono e poi ci sono i due timbri che possiamo utilizzare, chiaramente. Questa cosa qua è importantissima perché se voglio mettere questo pianoforte insieme a un altro piano, che ne so, un digitale, e poi dosarli. E già che ci siamo, facciamo tutto il discorso. Se voglio, poi ho in questo strumento la sezione Sample Synth, che è una sorta di, lontanamente, ma comunque una sorta di wave, di Nord Wave in piccolo. Qui posso anche decidere di usare il pedale del volume su questi strumenti. Sul layer B magari mettiamo un pad un po' stringoso e poi lo accompagniamo con un po' di corda vera di questo strings qua. Tutto dosabile. Adesso io chiaramente ho messo il pedale di espressione solamente sulla parte sample synth. Si può mettere anche sui pianoforti principali, come al solito, con una velocità incredibile che contraddistingue Nord da sempre, che è una cosa incredibile. Da qui poi posso passare chiaramente a tutto quello che mi pare. Se sto lavorando su il synth A, synth B, voglio mettere sul pad un chorus, sto esagerando, ma insomma, magari sul piano digitale un delay appena appena. C'è niente da fare, alla fine qui siamo sempre nella qualità, nell'utilità dello strumento, tante cose importantissime che Nord da sempre dà, ma se le fa pagare, diciamo, nel senso che questo strumento comincia ad essere uno strumento molto più completo, diciamo, di un piano digitale tradizionale, più che completo, moderno proprio nell'utilizzo. Ecco, quella è la cosa importante, ma insomma costa veramente soldi. Quindi lì bisogna capire, c'è tutto, split, transpose, quello che vogliamo, è un piano digitale pensato per lavorare live subito, immediatamente, in modo... ma anche sono belli anche i preset. Testo Wurli. Bello. Cosa bella di queste cose è che poi guardi e ti rendi conto che sono state sfruttate una risorsa quando ce ne sono 4 disponibili. Insomma, è tanta roba. Qui metto il pedale, così lo posso usare, dosare a piacimento. Vedete, la velocità di questa cosa qui è incredibile. Tra l'altro c'è un inviluppo che è importante, importantissimo, possiamo usarlo per esempio sul suono di prima, su questi string quartet. Poi abbiamo il legato, perché possiamo fare anche
come dire, dei synth, no? Monofonici. Sentite questo dyno. Ma è la qualità che ho in cuffia, che quella lì è la cosa incredibile. Sono belli. Ecco. E questa per esempio è una cosa che dal vivo, per coprire magari tutta una serie di opportunità, è importante. Allora, qui c'è un discorso che secondo me va fatto. Quanto vale la pena di spendere quello che costa questa, che sta più di 3.000 euro, quando con, non so, 2005, 2008, 2007, quello che è, trovo un Nord Stage 3 usato, tenuto bene, non lo so, insomma, magari qualcuno che l'ha tenuto in casa lo vuole vendere, insomma, girano, si trovano, e avere molte più opportunità, un organo credibile e tutte quelle cose lì. Questa è giusto questa la riflessione da fare. Dall'altra parte c'è da dire che negli anni questi strumenti hanno preso vita in un modo diverso. Cioè adesso ho detto prima la cosa chiaramente negativa per questo strumento, poi c'è quella positiva. Io quando, devo dire la verità, appena mi sono seduto, mi sono messo a suonare, la risposta dello strumento è migliorata negli anni. Cioè qui si suona veramente molto piacevole, con molto piacere, tutto. In particolare il piano, perché è un Nord piano. Ecco, questa qui la pronuncia è molto facile. Cioè, quando ti scappa via qualcosa, ti scappa bene. Ci sono tantissimi pianoforti, poi arriviamo anche a queste cose che sono tutte fatte benissimo. Questo strumento è una via di mezzo, diciamo, fra, cioè se uno è orientato al piano prende questo invece che prendere un elettro, ma comunque se è più orientato da un'altra parte, dipende da qual è l'orientamento, no? Se serve l'organo, se serve più quel lavoro, ma se uno vuole il pianoforte, qui in effetti dal punto di vista proprio della tastiera, della risposta, siamo a posto. È bellissimo, però costa veramente tanto. Adesso io vi faccio sentire un po' di suoni. Chiaramente ci siamo capiti sulle. La cosa bella è che abbiamo queste 4 fonti che noi possiamo veramente raggiungere con una velocità mostruosa, quindi viene tutto in un attimo. E poi questo sistema di layering così veloce proprio aiuta tanto anche a farsi, no, dei preset, delle patch per lavorare, viene tutto subito a posto, insomma. Lo sappiamo, chi le ha usate lo sa. E poi la qualità dei suoni è sempre quella ed è quella che conosciamo, è fantastica. Sono tutte le librerie, possiamo farci quello che vogliamo con questo qua e arrivare a fare veramente molto. Però alcune cose non le fa. E le fanno delle tastiere che sul mercato, non dico nuove, ma sul mercato potete trovare a meno di questa.
Il fatto che faccia anche dei synth, bene, il fatto che ci sia un inviluppo, che ci siano delle modalità che permettono di avere delle possibilità molto vicine alla sintesi, vagamente, tutte queste cose chiaramente danno una sensazione più ampia, ma comunque mai come quella di uno stage dove avete tutto quello che dà Nord per due, no? Ecco, è un po' quello il discorso, bisogna capire di che cosa avete bisogno. La cosa che mi ha stupito è la risposta al tocco pianistico, quello veramente è immediata la sensazione. La sensazione è quella di poter veramente a livello dinamico dare tanto, fare tanto, lavorare in modo raffinato, fine, nel dettaglio del tocco. Perché questa tastiera, forse ci sono abituato io, però credo che sia la migliore di sempre alla fine. Tra tutto quello che ci si può fare, no? Per tutto quello che ci si può fare, perché prima quando stavo facendo nella registrazione all'inizio il synth, ero comodo, non so come dire. E questa cosa qui è imbattibile, secondo me. Sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando, per non parlare del fatto che poi le possibilità sono talmente tante che uno si scorda anche di usarle, no? Adesso pan. È anche divertente, cioè è utile, è divertente e poi veramente adesso torno alla cosa principale. Il pianoforte si suona veramente bene. E quindi gli split, solito discorso, con i pallini per decidere dove mettere le cose, che sembrano al limite, ma poi alla fine funziona. È tutto quello che Nord poi ha sempre, con cui ha sempre vinto un sacco si è portato a casa un sacco di pubblico e di musicisti, perché poi alla fine è uno strumento musicale che si avvicina molto alle esigenze del musicista. Poi i gusti sonori sono un discorso diverso, io l'ho usata per tanto tempo, poi l'ho abbandonata, si sa come funziona. Però quello è un altro discorso, qui parliamo di
uno strumento bello, niente da dire, le possibilità sono tantissime perché poi gli effetti su ognuno dei layer possiamo usare gli effetti come ci pare, tutto quanto bellissimo. Costa parecchio per essere uno strumento che quando arriva dici ah ok, poi quando ci metti le mani capisci che il valore assolutamente c'è, poi possiamo discutere quanto ci pare, ma alla fine si vendono perché sono utili e perché ci vai a suonare, ci vai a lavorare, se lo fai di mestiere, a casa se ti vuoi divertire, diciamo, qualsiasi sia il modo di avvicinarsi alla musica di ognuno di noi, questi sono strumenti che danno molto. Poi i gusti, ripeto, sono gusti. Io rimango dell'idea che quello che una volta era inarrivabile per molti, cioè era veramente una cosa da, come dire, da ricchi, adesso è contenuta dentro a strumenti come questi che cercano di migliorarsi costantemente, di arrivare sempre più vicino a quella che è l'esigenza moderna del mestiere, della registrazione, dello studio, della musica in generale, come viene fatta da chiunque. Quindi sì, costano tanto, ma rispetto a quello che si spendeva tanti anni fa è nulla, perché una volta gli strumenti facevano quattro cose benino, prima ancora una sola benissimo e costavano tantissimo e bisognava averne tante. Adesso questo è uno strumento che da solo fa veramente tantissime cose. La stage ancora di più e ripeto, vedete voi, qui è bello proprio suonare, soprattutto pianoforti, piani elettrici, è proprio bella questa tastiera in questo chassis, non lo so, poi lì dipende da un sacco di cose, ma funziona molto bene. Quindi niente, io ringrazio strumenti musicali, ringrazio tutti gli amici che ci sono qua, ringrazio voi, commentate sempre, scrivete, io non rispondo, rispondo solo a volte, ma in generale cerco di capire quali sono le domande, quali sono le proposte, no, per capire le cose e mi impegno più che posso per portarvi la mia. Poi, insomma, ognuno deve scegliere a modo suo. Quindi commentate, ditemi la vostra, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, soprattutto azionate campanelle, cose varie. Andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie. Non è sempre aggiornato, ma ci sono un sacco di cose, anche la mia musica, tante cose, i miei libri. E quindi se vi interessa mi fa piacere. Vi mando un abbraccio, un bacione, a presto. Ciao ciao.